Ebbene sì, quelli che vedete qui dietro, più questi che vedete qui a fianco, sono 400 profumi. Avete sentito? Anzi, sono più di 400, ormai sono quasi 450. Porca miseria, ho fatto questo video un anno fa e mi sembra che sia stato sui 300. Quindi voglio un po' aggiornarvi dicendovi com'è avere veramente la verità nell'avere i 400 profumi, ma anche perché li ho, da dove sono arrivati e anche i consigli che posso darvi negli errori da non fare. Ovviamente non sono tutti qua, ma li ho tanti sotto il letto, un po' come se fosse un magazzino dove tengo i profumi. Perché? Semplicemente per il fatto che, iniziando con l'errore numero 1, sono troppi. Penso che si possa arrivare a 10-15 profumi e poi diventano troppi. Anche per un collezionista è vero che non c'è un vero limite a quanto si può collezionare, ma allo stesso tempo, ragazzi, bisogna capire sì che il profumo è un'opera d'arte, ma è un'opera d'arte che va utilizzata, è qualcosa che serve per esprimere se stessi, è anche un accessorio. Ovviamente c'è una storia dietro, è qualcosa di è una vera opera d'arte, come dicevo, ma allo stesso tempo bisogna ricordarsi che non dura all'infinito e bisogna anche goderselo. Quindi il primo errore è non averne troppi. Ricordatevi, ragazzi, che dopo che avete 10-15 profumi, vi dimenticate non solo di quelli che avete in passato, ma smettete a volte di utilizzarli o non li apprezzate più. Qual è il problema? È che, ad esempio, io qua ho tantissimi profumi che mi piacciono molto, ma non ho letteralmente l'occasione per indossarli. Perché? Perché questi profumi non è che li ho comprati io. Contate che io ne avrò comprati su 400, su 450, ne avrò comprati 15-20, metti una ventina compreso regali che mi hanno fatto. Ma la maggior parte arrivano dai brand. Perché? Perché nel momento in cui ho iniziato a creare contenuti, adesso parlo di cura di sé, parlo di faccio vedere il mio stile di vita, faccio vedere tutto quello che faccio un po' nella mia giornata, un po' tipo lifestyle e cura di sé, ma prima diciamo che mi ero un po' specializzato nel beauty, nel mostrare quello che facevo nell'ambito bellezza esteriore e quindi i profumi erano un po' un lato artistico che mi piaceva esplorare. Nel momento in cui i brand vedono che tratti qualcosa e lo fai magari fatto bene, ti vogliono mandare i loro profumi, i loro prodotti per testarli, per provarli, a volte neanche per farli vedere in video, se è una collaborazione spesso finisce in video, ma a volte semplicemente te li mandano e li provi e vedi come sono. E quindi anno dopo anno dopo anno, a me arrivano quasi settimanalmente i profumi, ti ritrovi a avere dei profumi, prenderli, testarli, durante la settimana li testi e li provi e li metti via. Poi ne arrivano altri e quindi non hai mai tempo per goderti i profumi che in realtà hai. È vero, continui a testare i profumi e magari capisco che all'inizio se uno ha uno o due profumi, pensare nella tua testa, cavoli, hai un'intera profumeria per te, deve essere bellissimo. È bellissimo, quando arrivano delle persone li faccio sentire un sacco di profumi, vedi le reazioni delle persone quando li fai sentire cose pazzesche, cose strane, o comunque quando arrivano magari dei parenti, degli amici, li faccio provare, testare i profumi, li faccio indossare quello che vogliono, ma allo stesso tempo vale davvero la pena? Contate una media di 100 euro a profumo, perché ci sono profumi anche da 6, 700, 1000 euro, ma ho anche profumi da 20, 30 euro, 50 euro, quindi metti stando basso una media di 100 euro. Sono quasi 40, 45 mila, 50 mila euro di profumi, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Se li vendessi tutti ci comprerei la macchina. Ma, e qua arriva la seconda cosa, non si possono purtroppo vendere. Perché? Perché uno sarebbe brutto un po' per i brand che te li hanno dati. So che magari a tanti brand in realtà non importa, soprattutto se te li hanno dati anni fa, ma diciamo che è un po' brutto, un brand ti invia dei prodotti e tu li rivendi dopo aver fatto il video. È un po' così, è un po' brutto. E poi in realtà magari fa anche piacere avere quei profumi. Quindi cosa si fa? Quelli che ho comprato io, quelli che mi sono arrivati da tanto tempo fa, ogni tanto li do in giro, li do ai miei amici, ai miei parenti o in casa li do ai miei genitori che li utilizzano. Perché? Perché è un peccato. La cosa di avere troppi profumi è che è un peccato, perché come vi dicevo, quelli che avete già perdono un po' valore nella vostra testa, vi dimenticate, magari c'è tutta una storia dietro quel profumo, ma dato che ne avete così tanti si perde e ve lo dimenticate e non c'è proprio occasione di indossarlo. In settimana quante volte avrò occasione di indossare un profumo? Quando esco per andare in palestra, ma non è che posso indossare cose strane, metto qualcosa di fresco e alla sera se esco in settimana sarà 1 o 2 volte a settimana. Non è che ho altri momenti, sì in casa me lo spruzzo ma non lo so. E poi sono prodotti che vanno a male, cioè non durano all'infinito, soprattutto tenuti fuori dalla scatola, quindi è un peccato perché non vengono utilizzati, tanta gente li vorrebbe utilizzare e quindi sei un po' in questo limbo in cui non puoi fartene tanto.
E quindi capisco che per tanti questa è un'occasione un po' strana, cioè un paragone un po' strano, non si arriverà mai ad avere 400 profumi da soli. Però immagino già quando iniziate ad averne 10, mi ricordo quando hai un profumo o 3 profumi, ti affezioni a un profumo, diventa un po' il tuo profumo, diventa un po' quello che dici, cavoli, questo rappresenta me, ha un'intenzione diversa, ed è bello avere magari tanti profumi che ti piace avere, una famiglia olfattiva e in base all'intenzione del momento voler sapere di varie cose, ma allo stesso tempo è bello avere anche il proprio profumo, e quando iniziate a collezionarne tanti questa cosa si perde, non avrete mai più il vostro profumo, sarà questa ricerca costante del profumo perfetto che non esiste, perché ogni profumo è un po' da sé, è un po' come il vestito e quindi diventa più una cosa da indossare in base all'occasione, al momento, eccetera. Secondo errore che ho fatto, seconda verità, è ascoltare il consiglio degli altri. È vero ragazzi che a volte ascoltare magari uno che è esperto magari online, o ascoltare gli amici, i parenti, la ragazza, il ragazzo, qualsiasi cosa che ti danno un consiglio sul profumo va bene, ma ricordatevi che il profumo è vostro ed è il bello di avere una libertà creativa di indossare qualcosa che possa fare esprimere quello che avete dentro. Quindi non date via questa vostra libertà semplicemente per il fatto di voler essere apprezzato dalla gente attorno a voi. Prendete veramente il profumo che vi piace. Ogni volta che faccio magari una live su TikTok, che è dove parlo un po' più di cura esteriore perché è più semplice, confronto ad argomenti interiori come qua su YouTube, mi vengono sempre fatte le domande: Marco, ma cosa consigli tra questo e questo? Marco, ma quale profumi consigli? Marco, cosa devo prendere? Ragazzi, so che è brutto perché sembra che uno non voglia rispondermi, ma prendete quello che piace a voi. Prendete quello che piace a voi. È un po' come l'altro giorno ascoltavo Dario Moccia che parlava di carte collezionabili ed è un po' la stessa cosa. Basta con la questione dei soldi, basta con la questione di quanto costa, quanto può valere in futuro, se piace a uno, se piace all'altro, se è quello più comprato, il best seller, meno best seller. Chi se ne frega ragazzi, prendete quello che piace a voi, perché un profumo è un odore. Non c'è un profumo, sì, ci possono essere dei profumi oggettivamente fatti meglio o peggio dell'altro, ma allo stesso tempo è molto 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 personale. Quello che si associa a un profumo arriva dalla tua memoria, dal tuo condizionamento olfattivo, da quello che hai vissuto nella tua vita e anche quello che associa a quel profumo. Quindi l'odore che per te può essere il migliore del mondo, che associa alla tua infanzia, per un'altra persona può far schifo, ma a te deve piacere. Quindi non comprate cose che solo perché gli altri vi dicono di farlo. E qua arriva il terzo punto che è collegato a quelli prima, che è le performance, ragazzi. Chi se ne frega delle performance? Questa cosa andava bene, è un errore che ho fatto anch'io in passato, a non prendermi dei profumi solo perché duravano poco o si sentivano poco. E capisco che è un errore comune che si fa all'inizio della propria collezione, perché si vuole, ovviamente, dato che si spendono soldi, si vuole che altre persone inconsciamente sentano quel profumo o abbiano una reazione a quel profumo o comunque te lo facciano notare. Ma allo stesso tempo poi pian piano questa cosa inizia a calare. Perché? Perché inizi a indossare profumi sempre più forti fino a che inizi a essere il ragazzo del profumo, per le persone attorno a te inizi quasi a dar fastidio e ti accorgi che ci sono momenti in cui indossare un profumo forte, momenti in cui non indossare un profumo o metterne uno leggero fanno tutta la differenza, è molto meglio. Ci sono momenti in cui indossare il vestito e la cravatta va bene, momenti in cui bisogna vestirsi da palestra, ci sono momenti in cui andare in giro con la Ferrari ha senso, momenti in cui andare in giro con la Ferrari non ha assolutamente senso. Non bisogna avere un monster truck tutto il giorno per ogni occasione, devi avere ogni tanto la macchina familiare, ogni tanto devi avere la bicicletta, ogni tanto è bello andare anche a piedi. E vale la stessa cosa, ogni profumo per ogni momento. C'è anche un bon ton dei profumi, ragazzi. Secondo me il futuro dei profumi, noi siamo stati abituati un po' al gusto europeo e poi pian piano al gusto arabo, quindi questi legni potentissimi, queste resine, ma in futuro vedrete che si arriverà ad essere sempre più verdi, sempre più freschi, sempre più concettuali, sempre più sottili e anche secondo me verso l'Oriente. Quindi paesi come il Giappone, la Corea, la Cina stanno iniziando a fare dei profumi che sono bellissimi, cose mai sentite. E ovviamente per loro cultura sono cose che ti stanno attorno alla tua pelle, ti creano una bolla intima attorno a te ed è bellissimo. Perché a volte è bello avere questa cosa intima attorno a te che si sente solo se qualcuno ti conosce da vicino e associa a te. Non essere volgare nello spazio degli altri, non invadere lo spazio altrui per forza. Avere come un'ombra, ma non qualcosa che dia fastidio agli altri. E in più, se dura poco, potete rispruzzarlo oppure spruzzare qualcosa di nuovo. Se avete qualcosa che non va più via per tutto il giorno, non avete neanche modo di provare altri profumi. Avete semplicemente quello, ve lo spruzzate e siete condannati a utilizzarlo per tutto il giorno. Quarta cosa, stessa cosa per i complimenti.
complimenti. Idem, so che fa piacere ricevere un complimento, vedere la reazione degli altri quando lo metti, ma stessa cosa ragazzi, mettete quello che veramente vi piace, perché ho fatto caso che non è tanto il profumo in sé che dà complimenti, sì, ci sono dei profumi in particolare che sono particolarmente mass appealing, cioè che piacciono alle masse, ma allo stesso tempo conta tanto il mood, la tua apertura, come sei tu e quanto quella persona sta bene con quel profumo in base, ma non la persona in sé, non il pH della pelle o tutte queste robe qua, no, quanto quel profumo sta bene a quella persona in quel momento lì, come si è vestito, l'occasione, il mood che ha, il trucco, se una persona è truccata, a tutte queste cose, gli accessori, è come un ulteriore accessorio artistico per esprimere qualcosa di sottile, quindi usatelo bene. Va bene ricevere il complimento, quindi mettersi qualcosa di forte e che piace a tutti, un po' piaccione, ma tendenzialmente quei profumi lì sono molto banali, mancano di carattere, sono profumi che sì, vai sul sicuro, ma allo stesso tempo quella persona lì ti fa il complimento, ma perché poi lo vuole comprare lui, e poi l'ha sentito da qualcun altro e lo associa non a te, ma a tutto il mondo, allo zio, al cugino, al fratello, quindi veramente è un altro errore secondo me. E intanto questi capelli bagnati ancora dalla doccia stanno impazzendo. E l'altra cosa è i cloni, ragazzi, state attenti ai cloni, perché non so, almeno io non sono appassionato. Va bene se uno vuole spendere poco, vuole, non so, un Creed Aventus o qualcosa che costa tanto, non può permetterselo, c'è un clone che ci assomiglia e lo compra. Ok, ma io preferisco piuttosto di avere 10 profumi che perdono importanza e non hanno nessun valore nemmeno affettivo o simbolico per te, prendere un profumo, mettere via soldi, prendere un profumo che però sia quello, sia rispettoso per l'artista che l'ha creato, il naso che l'ha creato, quello che c'è dietro, e anche te quando te lo metti è una cosa diversa di avere una Panda con tutto il rispetto per le Panda, ma avere una Panda con la grafica della Ferrari e avere una Ferrari, per quanto ci assomiglia, non è la stessa macchina, non è la stessa cosa, e anche l'effetto che ti dà quando te la metti è tutta un'altra cosa, anche se l'odore è uguale, in realtà non è solo l'odore, è il concetto. Alle persone piace il concetto piace il marketing che c'è dietro, piace il nome, il packaging, la boccetta, a volte sono più importanti del profumo stesso. C'è gente che addirittura preferisce magari, non so, un profumo anche se è il migliore del mondo che abbia mai sentito e si chiama, non so, Wood 47, cioè buono, ok, ma se uno è appassionato di, non so, pinguini e lo stesso profumo, ma meno buono, si chiama Pingu, cioè quella persona lì diventa, cioè quel profumo diventa il suo profumo preferito. O uno è appassionato, non so, di Dark e vede quel profumo che si chiama, non so, Tenebra, e non è tanto buono come quello a fianco che si chiama, non lo so, con un nome tipo standard. Molto probabilmente quella persona, se il packaging, il mood e tutto quello che c'è dietro, lo storytelling eccetera, piace di quella cosa lì, quello piace il profumo, fa il 60-70% del profumo stesso. Quindi va bene i cloni, va bene tutto, ma io lascerei stare. Idem per il layering, una cosa extra è il layering. Io non vado assolutamente matto per il layering, anzi il mettere due fragranze insieme per farle unire. Come vi ho detto, ogni profumo ha una storia, ha un mood, ha un motivo per cui è stato creato ed è molto complesso. Hanno tantissimi noti i profumi. Quindi pensare di avere l'arroganza di dire ecco, a me piace quello e quello, quindi li unisco, non ha senso. Magari qualcosa per assurdo può funzionare nella vostra testa, ma rispettiamo, è un po' come andare in un ristorante stellato e dire ah, buoni questi spaghetti, però io ci avrei messo un po' di ketchup o io ci avrei messo un po' dell'altro piatto. Buona questa pizza, ma io l'avrei fatta così. Sì, ma tu vai al ristorante stellato per fare l'esperienza di quella cosa, quello che lo chef voleva consigliarti e darti da mangiare. O non so, ascolti la musica di Beethoven o dei Queen e dici bello lì, però io avrei fatto una nota diversa. Ma non importa, quella sarà un'altra canzone. Intanto goditi questa perché loro volevano esprimertela così, se no non la facevano uscire. C'è tanta ricerca dietro ogni profumo, ogni opera d'arte, e quindi rispettiamola per quello che è. Poi vabbè, ci sono dei profumi solamente piaccioni tanto per vendere, ma quelli lasciamo stare. Quindi ecco qua ragazzi, questa è un po' la verità di avere tanti profumi, dopo un po' fai esperienza. Io ovviamente non ne sto più comprando perché non ha senso. C'è gente che sì, ha tanti profumi e continua a comprarli perché gli piace, vuole testarne quelli che magari non gli arrivano, ma secondo me è anche stupido buttare via soldi per qualcosa che so che magari non andrò a utilizzare tanto per quei motivi che vi ho detto prima. Quindi se mi arriva qualcosa che mi piace bene, se no insomma ne ho tantissimi da provare. Quindi ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto.
Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete qualsiasi altro genere di video di cui volete che io parli, molto volentieri fatemelo sapere nei commenti. Ho iniziato con le live, una anche 2 volte a settimana con questa nuova postazione, adesso giovedì mi arriva la fibra ottica e ho fatto questa nuova postazione con tutto pronto e quindi ho finalmente collegato il microfono e tutto fatto bene, quindi in teoria dovrebbe essere meglio. Inizierò a fare magari delle live con un argomento specifico in modo tale poi da prendere delle clip e postarle anche su altri, come video, se vengono bene, magari mi avete suggerito delle live reaction o magari mi avete suggerito di fare delle live in cui prendo dei libri, leggo degli stralci e li commentiamo insieme. Mi avete consigliato anche di fare delle tier list, delle classifiche di vari argomenti, quindi si può fare, ho tantissime idee, sono super contento, ho anche collegato l'account Twitch, quindi la live andrà anche su Twitch e vediamo come va. Va bene ragazzi, iniziamo questa cosa insieme e ci proviamo. Ciao ragazzi e alla prossima.